Buonasera a tutti, da parte di Giovanni Casati e Riccardo Cotarella. Questa sera siamo orgogliosi di essere qui a Milano in questa manifestazione a presentarvi la realtà di Torre Rosazza in veste di enologo responsabile e di enologo consulente, responsabile consulente. Torre Rosazza è una realtà nei colli orientali del Friuli. Siamo sopra la piana di Udine, a nord del Collio. Siamo in questa realtà di prima collina del Friulana, che è una zona da sempre predestinata, permettetemi il termine, e prediletta per la viticoltura. Siamo accanto all'abbazia di Rosazzo, che è famosa per la sua produzione di uva e di vino storica, e la zona è molto vocata per la viticoltura perché è protetta dai venti gelidi del nord, dalle Alpi Giulie, e risente dell'afflusso caldo del mare Adriatico, dal Golfo di Trieste. Il fatto poi di essere in prima collina fa sì che le uve, che la vite trovi la sua perfetta collocazione, soprattutto per quanto riguarda le varietà bianche. Una caratteristica peculiare che poi contraddistingue tutto il territorio, soprattutto dei colli orientali ma anche del Collio, è la marna. Tutti sappiamo benissimo che la vite, la qualità dell'uva è legata al terroir, oltre che all'influsso umano, che è l'azione umana. La marna è questo sedimento di marna e arenaria, quindi di carbonati con sabbia, data dal ritiro dei ghiacciai, e praticamente forma questa massa quasi rocciosa, compatta, però molto friabile. Questo fa sì che le radici delle viti possano approfondirsi senza problemi, e quindi vuol dire freschezza, acidità, poi nelle uve che andremo a trovare, andremo a coltivare, ma anche nella situazione di collina forti stress idrici quando poi la stagione va a farsi calda e secca. Questa sera presentiamo un vino emblema di questa regione, la Ribolla Gialla. È proprio la varietà più rappresentativa, diciamo, di questa zona viticola. La Ribolla Gialla è proprio un vino è un'uva di frontiera, può essere definito l'autoctono principe. Viene coltivata anche in Slovenia, viene coltivata in Friuli, però lascio la presentazione al dottore. Grazie Giovanni. La Ribolla Gialla è sicuramente il vitigno ritenuto, secondo me erroneamente, in quanto non è l'unico, vitigno autoctono del Friuli. Io personalmente ho una cognizione dell'autoctonia un po' diversa. Per me è autoctono quel vitigno che riesce ad esprimersi rappresentando le caratteristiche del territorio. Se noi sentiamo uno Chardonnay o un Pinot Bianco del Friuli, è totalmente diverso dal piemontese, è totalmente diverso dal francese, dal tedesco, dal veneto. Quindi questo territorio, benedetto da Dio per quanto riguarda la produzione di vini bianchi, e anche qualche rosso sta venendo fuori, specialmente alla maturazione, diciamo, piuttosto anticipata, è adatto per i grandi vini bianchi. E questa degustazione ha fatto bene Giovanni a scegliere queste 3 annate, perché rappresenta intanto l'evoluzione aziendale. I bianchi, come sapete, sono figli al 49% della tecnologia e al 51% delle uve. Quindi la tecnologia ha subito delle variazioni, secondo noi dei miglioramenti, non soltanto per il susseguirsi di tecnici diversi, ma anche per una cognizione più aggiornata proprio della stessa tecnologia. La Ribolla è un vitigno particolare. Intanto è un vitigno generoso, nel senso che si presta a performance diversi. Intanto è un grande vitigno da spumantizzazione. Ci sono delle ditte, ormai si possono anche nominare, che sono state un po' i pionieri della ribolla, diciamo, mossa, no? Tipo Collavini, per esempio, che fa delle ribolle
metodo Martinotti, ma a lungo invecchiamento, a lunga permanenza sui lieti per tanti anni. Noi stiamo già seguendo questo percorso, logicamente da un paio d'anni, Giovanni, no? Mi pare. Quindi in questo caso l'uva deve essere raccolta con una maturazione leggermente meno spinta, in quanto che, essendo prodotto da spumantizzare, necessita di una spalla acida migliore e superiore, no, anzi superiore, anche se non è migliore, è migliore per la spumantizzazione. In quel caso mantiene delle sensazioni fruttate incredibili. Assaggiare una ribolla gialla spumantizzata sui lieti per 1 anno, per 2 anni, voi sentite soltanto l'evoluzione e la cessione del sapore di pane dei lieviti, ma mantiene ancora fresco il suo carattere, al punto che sembra di mangiare l'uva. Questo vitigno, e qui però dipende dalla non cultura, diciamo, degli uomini, di noi stessi, noi in senso generale, of course, è stato sempre ritenuto il vitigno povero del Friuli. Cioè il vitigno della grande produzione, il vitigno di tutti i giorni, il vitigno è un buon vino, scende, no? E invece no. Se ben coltivato, necessita di una grande cura, di una viticoltura di grande precisione. Riesce a dare sensazioni talmente particolari e talmente personalizzanti il territorio. Bastano 100 metri di altitudine diversa rispetto a un fondovalle, basta un'esposizione diversa da sud a nord, da est a ovest, che cambia. Quindi è un vitigno generoso che dà rispetto al territorio. E questa è la sua grande dote. Ma è stata scoperta da pochi anni. Cioè la viticoltura che io chiamo medievale, cioè quella di 20 anni fa, non era una viticoltura alla ricerca del carattere del vitigno in funzione del territorio. Quindi la ribolla era considerata una sorta di, così, di vino di tutti i giorni, di vino beverino, di vino leggero, no? E si dava magari più importanza a vitigni come lo Chardonnay, come il Pinot Bianco, come il Pinot Grigio, e quindi rimaneva un attimino nascosto. Poi questo nuovo studio fatto da colleghi, fatto da agronomi, specialmente indigeni, perché sono poi loro che conoscono l'origine di ogni vitigno, ha portato alla luce questo grande vitigno dalle caratteristiche assolutamente personali. Può piacere, non può piacere, ma è più facile distinguere una ribolla da uno Chardonnay. Se facciamo una degustazione di 5-6 vini da 5 vitigni diversi, qualcuno, più di uno, si può confondere lo Chardonnay col Pinot Bianco o col Pinot Grigio, ma sicuramente anche senza naso e senza bocca non può confondere la ribolla. E questa è la sua grande forza. È un vitigno che, ripeto, piaccia o non piaccia, per fortuna piace alla maggior parte dei consumatori, ha un nome e un cognome, ma non ribolla, ribolla di 2 punti di quel territorio. Ora noi andremo a degustare 3 annate, che poi Giovanni ci descriverà nell'andamento climatico, tutte e 3 diverse. Quindi abbiamo una tecnologia diversa, abbiamo un'influenza stagionale diversa, quindi sarà molto interessante questo percorso che faremo e noi proveremo, ce la metteremo tutta per cercare di, non di suggerirvi, di darvi alcune indicazioni in modo che possiate captare quelle differenze provenienti da questi 2 elementi, tecnologia e stagione. Quindi Giovanni, se ci dai un po' 2 notizie sulle annate. Grazie Riccardo. È proprio corretto il discorso, perché la ribolla proprio descrive in modo perfetto anche il percorso che ha fatto questa azienda. Torre Rosazza nasce negli anni 70 come cantina e ha proprio scommesso tanto sulla ribolla. Le ribolle che andremo ad assaggiare questa sera sono tutte selezioni di collina, come giustamente diceva il dottor Cottarella. Esistono vari tipi di ribolla. Nel piano vengono poi destinati alla spumantizzazione perché molto più semplici. La ribolla di collina è una ribolla che richiede uno sforzo notevole a livello agronomico e poi deve essere capita a livello enologico. Le annate, la 2012, la prima annata. Incominciamo... Scusami Gio, vogliamo fare, partiamo dalla più giovane, magari tu descrivi la stagione e la assaggiamo, così magari... Perfetto, ok. Quindi diciamo ai nostri amici sommelier possiamo partire con la da 19. Perfetto. Annata 2019.
Siamo in pieno cambiamento climatico, siamo sulle montagne russe climatiche. Il 2019 è l'emblema dell'alto e il basso climatico. Periodi molto piovosi che vanno alternandosi con periodi molto secchi e molto caldi. Quindi a livello viticolo uno stress continuo, veramente molto forte. Siamo partiti con un inverno molto secco, seguito, non so se vi ricordate, l'anno scorso da un maggio piovosissimo, dove praticamente pioveva tutti i giorni. Questo ha influito negativamente anche sul germogliamento delle piante, seguito però da un giugno molto caldo, molto secco. Giugno è il momento della fioritura della vite, perciò abbiamo avuto una fioritura perfetta dove la vite comunque ha avuto anche una bella riserva idrica accumulata col mese di maggio per far fronte poi al caldo e al secco dei mesi successivi. Abbiamo avuto poi un agosto molto piovoso, ma abbiamo avuto la fortuna poi di avere un settembre praticamente perfetto. Il 2019 è stato proprio il completamento di un percorso di selezione delle uve di collina. È stato fatto un diradamento molto dedicato, molto mirato. Perché? Perché la ribolla gialla è comunque un vitigno che difficilmente raggiunge gradazioni elevate. Solitamente siamo a 12,5 al massimo 13, mai oltre, anche perché è caratterizzato da una buccia molto fine, ricca di catechine, ricca di tannini, per cui anche una maturazione eccessiva non viene poi favorito l'aspetto fitosanitario, cioè tende poi ad andare in marciume. Quindi va proprio cullato, va proprio curato come vitigno. Ecco, la 2019, appunto, chiudendo l'aspetto dell'annata, è stato un settembre molto asciutto, molto secco, che ha favorito proprio la maturazione dell'uva a livello ottimale e anche un'ottima vendemmia. Bene, passiamo alla degustazione. Ripeto, 2019, quindi un vino giovane. Per curiosità, sto andando a vedere su Safari, su internet, la descrizione della ribolla. Cioè noi siamo proprio masochisti per eccellenza. Il vino è di un corpo molto leggero, spesso in odore e in sapore. Andiamo a degustare che è meglio, va? Allora, il colore della ribolla, come quasi tutti i vini bianchi, specialmente sostenuti da una naturale acidità, è vero che diceva Giovanni, cioè un vino che non raggiunge mai le alte gradazioni, ma non è nel suo DNA. Invece è sostenuto da una bella acidità fissa che lo mantiene anche nell'invecchiamento, mentre nel passato era ritenuto questa acidità una sorta di lavabo per la bocca, no? Quella espressione volgarissima, ignobile, sciacqua la bocca come se fosse idraulico liquido, no? È questa sua acidità che lo mantiene vibrante, lo mantiene vivace, dinamico e contemporaneamente gli dà una facoltà di invecchiamento importante, specialmente se la sua vinificazione è fatta in un certo determinato processo e percorso. Quest'anno l'azienda ha donato a se stessa, ma insomma ci ha fatto divertire a noi enologi con un impianto di vinificazione ad hoc per questo vitigno, ma anche per altri, ma per questo per eccellenza. È un vitigno che soffre l'ossigeno. Quindi, specialmente in fase di vinificazione, l'assenza totale, momentaneamente parziale, ma l'anno prossimo totale, farà sì che questo vino esprimerà delle sensazioni particolarmente minerali. È un vino che odia l'ossigeno, in quanto è attacca, come diceva Giovanni, i suoi tannini, le sue catechine, rendendolo un po' stanco. Ma l'acidità lo sostiene. Andiamo alla degustazione. Il colore è un giallo giustamente carico, giustamente paglierino, con riflessi comunque un po' dorati. Andiamo al naso. Ecco, la prima caratteristica da ribolla giovane sono i fiori bianchi. Biancospino, innanzitutto. Maturando, vedremo nelle prossime degustazioni, passeremo ai fiori gialli, specialmente la ginestra. Qui il biancospino la domina. Come frutta, gli agrumi, la pera, la pesca bianca.
e le erbe aromatiche. Cioè è un vino di un anno che già esprime una sua personalità, una sua riconducibilità alla madre, cioè all'uva. Andiamo in bocca. Beh, la sua acidità gli dona questa freschezza, questa fragranza in bocca, questa pulizia, che in questo caso la pulizia non è semplicità, è proprio un qualcosa che accarezza le papille gustative, le sollecita. Sentite quanto fa salivare, no? Cioè, le papille salivari sono continuamente richiamate a produrre saliva da questa sua acidità, da questa sua mineralità. Un'altra sensazione è il sentore agrumato. Qui c'è pompelmo, c'è anche un po' di mela verde. Forse, pur essendo lontani dal mare, la caratteristica della ribolla gialla è la sua mineralità. Generalmente la mineralità e la salinità deriva dal vento marino, no? Qui ce l'ha del suo, proprio caratteristica sua essenziale. Non è stata mai provata, almeno in generale, per il momento, perché siamo due enologi molto curiosi di sperimentare. Per fortuna questa azienda ce lo permette a tutti i livelli, di un invecchiamento in legno, anzi no, di una parziale fermentazione in legno. Secondo noi ha le sue caratteristiche per poter essere un grande vino da invecchiamento. Il legno deve essere un momento di passaggio, cioè un momento di l'ultima parte della fermentazione in legno, no? E sicuramente avrà da dire le sue caratteristiche di vino importanti. Non che in questo non sia importante, però noi assistiamo, da esterofili che siamo, noi l'unico vino bianco che può andare in invecchiamento è quello derivante da Chardonnay, Chapeau. Cioè abbiamo degli esempi in Italia che rappresentano il podio mondiale di Chardonnay invecchiato in legno. Ma abbiamo altri vitigni, oltre alla ribolla, che è il Trebbiano. Pensate a un vino che tutti conosciamo, al Trebbiano d'Abruzzo, di Valentini, invecchiato secondo alcuni, un po' anche secondo me, un po' troppo a lungo nel legno, però è un grandissimo vino di invecchiamento. E noi vorremmo fare questo percorso con la ribolla gialla, che siamo convinti che ha le sue caratteristiche naturali per fare questo percorso, pur mantenendo un vino, diciamo, di grande dinamicità, di grande freschezza, di grande frutto. Però l'anno prossimo, Giovanni, ci divertiremo a fare questa sperimentazione, che ne siamo convinti. 2014, annus horribilis per la viticoltura italiana. È uno di quegli anni che rimangono dentro come esperienza sia per gli enologi ma soprattutto per gli agronomi di campo. Un'annata che si prefigurava perfetta fino ai primi di agosto, per poi cambiare completamente e divenire piovosa in continuazione, con umido, scirocco continuo. E il 2014 è anche l'anno, è il primo anno a Torre Rosazza. Esatto, subito messo alla prova. Cominciare a sciare sulla pista nera. Esatto. Quelle blu sono molto più facili. Buongiorno, ben arrivato. Ecco, questo è il banco di prova. No, appunto, tornando sull'aspetto proprio della stagione, in viticoltura si dice che per avere esperienza di vendemmia bisogna almeno aver fatto 14 vendemmie, perché statisticamente in 14 vendemmie si vedono tutte le possibilità. Qualcuno ne ha di più, di 14, quasi tutti. Perché statisticamente c'è l'annata piovosissima, l'annata secchissima, siccitosa come la 2003. Però è l'annata che mette a prova i tecnici e può dare grandi soddisfazioni per il lavoro fatto.
È il motto: nelle annate buone sono capaci tutti, nelle annate cattive i duri entrano in gioco. Ecco, la 2014 è un'annata molto interessante perché è stato proprio una scommessa per la ribolla. Come vi dicevo prima, è un vitigno che soffre molto l'umidità, soffre molto, non predilige la vendemmia tardiva, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche favorito comunque, c'è da dirlo, sia dal lavoro fatto prima di selezione dell'uva in pianta, ma anche dalla posizione in cui siamo. Perché veramente basta una brezza marina per dare quei 2 o 3 giorni di sollievo al vigneto, per poi riprendersi e riuscire a prendere la finestra giusta poi per la vendemmia. Generalmente molti colleghi rinunciano a presentare le cosiddette erroneamente dette vendemmie minori. Noi invece con Giovanni abbiamo deciso di presentarla al 2014, che è proprio in quelle annate che si vede il carattere di un'uva, le difficoltà stagionali, le tante piogge, gli attacchi della botrytis, no? Logicamente influenzano il risultato finale, ma allo stesso tempo danno un'idea ancora più chiara, più nitida di quelle che sono le potenzialità di un vitigno. Quando vendemmiamo quest'uva, almeno era il mio primo anno alle Generali, ancora non c'era quell'ingranaggio, quella voglia di andare a cercare il capello nell'uovo che c'è adesso, ma comunque è un'azienda che ha sempre cercato, non cercando almeno il reddito, il pane nel lavoro della vigna, comunque un certo livello qualitativo. E si fece una selezione molto massimale, nel senso i grappoli completamente attaccati da muffa furono lasciati in pianta, quelli parzialmente vengono invece raccolti, una vinificazione molto veloce, contatto con le bucce a livello di minuti, proprio per la separazione immediata. Ma poi in effetti appena nato il vino era una definizione non proprio tecnica, mingherlino, no? Sottile, un attimino gracile, che non dava una tranquillità su quelli che potevano essere i suoi sviluppi. Tant'è vero che all'epoca si fece anche una promozione, no? Perché quando il vino si pensa che non possa durare, giustamente, no? Si cerca di agevolare più che la sua vendita, il suo consumo, finché i caratteri sono accettabili, buoni. Invece, come spesso succede, il vino smentisce l'uomo, o smentisce i presupposti, smentisce le ideologie, ciò che uno fa riferimento al proprio sapere. Questa non mi ricordo se è la mia 50esima, 52esima, 53esima vendemmia. Io, Giovanni, ti giuro, non ho trovato una vendemmia in cui dire ecco, io in quell'anno avevo la stessa uva, ho fatto lo stesso percorso. C'è sempre qualcosa, o la voglia di fare meglio, o quel qualcosa che non conosciamo, ma non conoscevamo e adesso conosciamo, che ti porta a un approccio più professionale, più passionale, più di ricerca, più di voglia di domare la tigre. E quando ci sono queste annate, la tigre è piuttosto selvaggia, no? Poi la sorpresa che ci ha dato è nell'invecchiamento. Noi pensavamo che cadesse durante il percorso, invece ha mantenuto la sua personalità, non ha nascosto logicamente quelle che erano le caratteristiche iniziali, ma andremo adesso a assaggiarlo. È un vino di tutto rispetto. Certo, il prossimo è un'altra musica, pur essendo più vecchio. Noi abbiamo scelto un'annata giovane, la più giovane, una delle annate più vecchie che disponiamo come riserva di degustazione è questa 2014, di cui sia io che Giovanni andiamo orgogliosissimi, ma non per quello che abbiamo fatto, perché il vino dimostra a volte che l'approccio di un enologo, di un produttore, di un giornalista di Oceani Liberi, ancora di più deve essere un approccio umile. Dare un giudizio a un vino, spesso e volentieri si sbaglia se non ci si approccia, a parte con la cultura, ma anche quel non so che ti fa essere prudenti. Andiamo all'assaggio. Logicamente il colore, nonostante l'annata, guardate che integrità che presenta, cioè è logicamente un giallo paglierino
oro scarico rispetto all'altro, ma comunque è integro, non c'è un minimo di ossidazione, non c'è nulla. Andiamo al naso. Io non ho nessuna difficoltà che, nonostante la mia giovane età, quando devo fare una degustazione preferisco assaggiarmi i vini 1 ora, 2 ore prima, che li voglio vivisezionare, voglio andare proprio in profondità, io e lui. Io in questo vino ci sento la mostarda. La prima sensazione che ho scritto, mostarda. E più sta nel bicchiere e più questa sensazione viene fuori. Un'altra sensazione olfattiva, tutti conosciamo, è la mela cotogna. La mela cotogna matura, che però mantiene sempre la sua vivacità acida. Un'altra sensazione che ho percepito, che sto percependo, è la confettura di mandarini. Non di mandarino, la confettura di mandarini. Il miele di castagno. Sto scomodando tutte le sensazioni. Lo zenzero. La caramella tostata. La nocciola tostata. Cioè, se noi andiamo ad analizzare questo vino in senso critico, poi ci piacerebbe con Giovanni che anche voi esprimeste il vostro giudizio, per noi importante. Noi cerchiamo di essere avulsi dall'affetto verso i nostri vini, ma per quanto ci sforziamo, a volte invece andiamo sempre più col cuore che con i sensi. Dovesse dire qual è il problema di questo vino, io non riesco a trovarne uno. Non dico un difetto, una disarmonia, un qualcosa che esula da un certo equilibrio sensoriale. Andiamo in bocca. In bocca, logicamente, viene fuori più la stagione, no? Perché la bocca è espressione di carattere, di struttura. Se non c'è, non è che ce la possiamo aggiungere, no? Quindi è più di naso che di bocca questo vino. Se in bocca scivola un pochettino, non c'ha quella capacità di salivazione che c'era il primo, anche qui l'acidità è più bassa. È più morbido in senso positivo e negativo. Cioè la morbidezza gli deriva anche da una struttura meno impegnativa, meno profonda. Ma questo è il vino, Io mi sono ricevuto una semidenuncia dai produttori di birra perché in una degustazione mista, prima birra e poi vino, un produttore disse: quanto vorrei fare una verticale di birra? Al che gli dissi: ma scusa, e che ottiene dalle verticali di birra? C'è un'influenza della stagione? No. C'è un'influenza della tecnologia? No. È il vino, che è un prodotto così forte ma allo stesso tempo sensibile, deve essere influenzato da fattori naturali e umani. Se avessimo trovato in questa stagione, in questo vino, una struttura più possente, probabilmente non era il 2014, magari un taglio fra 2014 e 2013, stagione di grande possenza e grande struttura. Quindi più morbido, meno dinamico, meno eccitato. Noi usiamo anche questo aggettivo nel vino, cioè significa che bolle dalla voglia di manifestarsi, no? La persistenza c'è, ma non è così accentuata. Quindi c'è un vino che mantiene la sua integrità olfattiva in bocca, pur non presentando problemi, quindi rappresenta l'andamento stagionale estremamente piovoso. 2012, Gio. 2012. E qui attaccate le cinture di sicurezza, Cioè dopo un 14 ci voleva una 2012. Non volevamo che andaste via con l'idea che la 2014 è il simbolo dell'igiene agricola. 2012, annata partita con un inverno molto secco, freddo,
che non ha favorito il germogliamento della vite, infatti il germogliamento è stato molto disomogeneo. Questo vuol dire che poi i successivi grappoli saranno molto radi. A giugno cambia completamente il clima e diventa molto piovoso, quindi una fioritura difficile. Quindi abbiamo già pochi grappoli con pochi acini, pochi grappoli spargoli, per poi rivelarsi sul finale agosto-settembre secco e asciutto, condizioni ideali per la maturazione della ribolla, con un leggero stress idrico che ha portato anche a degli appassimenti in pianta che però poi sono stati, essendo una vendemmia comunque a mano, sono stati lasciati in campo. Annata 2012, siamo già 8 anni fa, e è una bella conclusione di questa piccola carrellata di storia sulla ribolla, perché è proprio l'inizio di un cammino, ma è anche difficile trovare una ribolla così, tra virgolette, âgée, nel senso che la ribolla è sempre concepito come un vitigno molto, come diceva prima giustamente il dottor Cottarella, così, di pronta beva, e invece sul 2012 possiamo avere delle belle scoperte. Intanto onestamente dobbiamo dire che non l'abbiamo fatto né io né Giovanni, quindi questo vino l'abbiamo trovato in azienda, quindi il giudizio non è influenzato da rapporti di cuore. Per me questo è un vino sorprendente. Quando l'abbiamo assaggiato con Giovanni dico, ma veramente guarda, è la dimostrazione di quanto questo vitigno sia stato mal capito, direi offeso, da considerazioni piene di ignoranza, di misconoscenza delle sue caratteristiche. C'è un bianco di 8 anni, friulano, con una tecnologia che non è quella di oggi, però stagione stratosferica, grande stagione. Noi abbiamo dal 2013 molto siccitosa, la 14 piovosa, generalmente si alternano, la 12, se mi dicessero che annata vuoi in Friuli, spingi un bottone, 2012. No, sarebbe noioso, è bene che cambiano, sono sempre tutti vini con le stesse caratteristiche. È un vino che pur presentando delle note piacevolissime, strutturali di evoluzione e non di invecchiamento, traspare una volontà e una capacità di invecchiamento ancora molto lunga. Non presenta il minimo accenno di ossidazione, di stanchezza, ha una pienezza totale, cioè soddisfa tutti i sensi, gli occhi, il naso e la bocca, e anche il tatto, non con le dita ma lingua palato sentiremo. Quindi andiamo a degustare. Il colore, giustamente, è un colore oro, intenso, integro però. Cioè quando l'oro presenta qualche nuance di riflesso verdolino pur nell'intensità del colore oro, è segno che il vino è in salute. Se non ci avesse questa vivacità visiva sarebbe un vino con problemi seri. E io qui ci risento di nuovo la mostarda. Ma veramente guarda, come oggi, Giovanni, è il mio naso che è sensibile alla mostarda, però non so darmi spiegazione. Sarà a Milano? No, non credo. A ottobre. Sentite, andate in profondità di aspirazione su questo vino. Cioè non verrebbe voglia manco di dire sa di questo, sa di quello, sa più di così, sa più di cos'ha. È talmente integrato, è talmente profondo che colpisce il naso in maniera quantitativa ma anche in modo molto equilibrato, molto elegante. Cioè c'è una linearità al naso come pochi vini. Sul primo sentivamo l'irruenza della gioventù, sul secondo sentivamo sensazioni un pochettino più moderate perché l'abbiamo detto. Su questo c'è la pienezza dell'espressione olfattiva di un vino bianco. Anche qui c'è il miele. Ecco, oltre alla mostarda, che ormai mi è rimasta impressa, quindi per me la ribolla è sinonimo di mostarda, c'è un'altra sensazione che sentiremo
sia al naso sia in bocca. La caramella Mu, tipica dei vini bianchi eleganti di grande invecchiamento. Anche qui il miele. Se parliamo di frutta, e ce n'è, è frutta giustamente matura, cioè tutto rientra in quell'equilibrio che lascia passare queste sensazioni volatili nel naso, lasciando un piacere, lasciando un percorso che ti invita di nuovo ad agitare e andare al naso continuamente. E più sta nel bicchiere e più logicamente esplode. Andiamo in bocca. Che dire? Il percorso è talmente lungo e largo che non lascia neanche alle papille gustative spazio e desiderio di sentire altre percezioni. È pieno di struttura, comunque elegante, è soave, arriva nel suo percorso nello stomaco, finisce con il caldo, ma durante il percorso lascia sensazioni indelebili, inconfondibili, che ricordano, sapete che cosa? Il grappolo, l'acino molto maturo. Se voi assaggiate la ribolla, un acino addirittura con la buccia leggermente infavata, quella buccia sottile che basta toccarla che si stacca, ecco, sentirete queste sensazioni. La caramella Mu, anche in bocca. È una sofficità, una morbidezza che non gli deriva dallo zucchero, logicamente, da un invecchiamento ben fatto, da una vendemmia fatta bene, da una stagione idonea, cioè tutti quei componenti che influenzano l'uva. Ripeto, il bianco è figlio della tecnologia nella misura in cui l'uva porta queste certe caratteristiche. La rossa, per carità, il vino rosso è al 98% figlio dell'uva. Il bianco invece la tecnologia lo può influenzare. Ma ritornando, facciamo un po' un purpurì di sensazioni, no, che abbiamo sentito in questi tre vini. Siamo passati dalla gioventù vibrante della 19, frutti freschi, fiori bianchi, alla 14 che al naso mostrava passaggio dal fiore bianco al fiore giallo, la ginostra, piuttosto anche alla pesca, per passare all'ultimo, che sinceramente, al di là della mostarda, io sento un insieme di sensazioni che non saprei dire sa di questo o sa di quello. Bisogna dire mostarda, caramella Mu. Questo è quello che percepisco. Per quanto riguarda la bocca, logicamente la differenza forse è ancora più sostanziale, specialmente sulla 2014, ma anche tra la 2019 e la 2012 non c'è soltanto un'influenza di età, importante logicamente, c'è anche un'influenza di struttura, di carattere. Io non sono solito parlare del vino che verrà, perché comunque le sorprese sono sempre, per fortuna, infinite, che fanno stare noi enologi sempre allerta. Io ritengo che la 2020, nel suo disgraziato percorso, che ne abbiamo visti tutti i colori, e speriamo che finiscono, terminano, sarà l'anno, crediamo, faccio dentro di me degli scongiuri, Gio, anche tu, tocchiamoci qualcosa di rotondo, così almeno siamo scaramantici. Rappresenterà per Torre Rosazza la sublimazione dei suoi vini bianchi, che comunque grande stagione, grande, specialmente per quelle uve che sono state raccolte prima degli ultimi temporali, prima delle ultime acquazzoni, una tecnologia innovativa, completamente nuova. E c'è anche un altro, è una mia personalissima considerazione. Io credo che quel purtroppo lungo periodo di lockdown che abbiamo vissuto, dove non c'erano macchine che giravano, dove non c'erano aerei che volavano,
c'erano dei panorami talmente nitidi, puliti, che non si era mai visto un verde così intenso, lucido sulle foglie delle piante. Ma non soltanto della vite, in genere. C'è una vegetazione vigorosa, orgogliosa. E secondo me quell'aspetto lì ha giovato alla produzione della pianta. E che se noi vivessimo in un ambiente inquinato piuttosto che in un ambiente invece perfetto, le nostre performance sarebbero notevolmente migliori, no? Nell'ambiente più consono. Ecco, secondo me questo ha fatto sì che le piante, le viti in primis, producessero dei frutti superiori. Noi abbiamo avuto una vendemmia veramente bellissima per i bianchi e per i rossi. Diciamo che alcuni rossi tardivi, mi riferisco ad alcune zone alte del Sangiovese, piuttosto che il Nebbiolo, cioè le uve un po' tardive, speriamo di no, potrebbero un po' soffrire con queste ultime acquazzoni, ma diversamente abbiamo delle uve spettacolose. Quindi in questa annata disgraziata possiamo dire quantomeno è magra soddisfazione, ma insomma diciamo il nostro paese può avere un risultato molto positivo sul vino e Torre Rosazza sicuramente sui bianchi. Non voglio dire che sarà l'annata migliore perché, ti ripeto, nel vino mai dire mai, ma ci sono presupposti perché possa manifestare, introdurre dei vini bianchi che faranno onore all'azienda, al marchio, a chi ci ha lavorato e saranno anche propedeutici per uno sviluppo sempre maggiore della qualità, specialmente nelle sperimentazioni. Questa è la nostra impressione, Giovanni, no? sul nostro percorso. Tu che ne dici? Assolutamente, è proprio un percorso. Tra l'altro il vino, come dicevo prima, esprime proprio il territorio e le persone che ci lavorano. Per questo vi invito anche a visitare questa azienda, perché ormai è scontato dire ma i vini migliori vengono dai posti più belli. Non ho mai visto un vino di un certo livello venire da una palude, anche se ci stiamo provando a farlo. No, grazie. Ecco. Però ecco, a volte ci sono delle eccezioni. Ecco. Il posto è veramente, veramente fantastico. Questi ronchi sono in Piemonte sono i bricchi, in Toscana sono i poggi, in Friuli sono i ronchi, le sommità delle colline, ma è proprio il vino racconta proprio il percorso delle persone. E io penso che la ribolla gialla sia proprio anche l'anima caratteristica del Friuli, che sono persone, il friulano, io non sono friulano e sono contento di presentarvi questa sera un'azienda friulana, perché bisogna proprio conoscerle nel profondo, un po' come la ribolla. Bisogna proprio entrare nel vitigno, capirlo, comprenderlo per dare poi un buon prodotto o un prodotto d'eccellenza. Perché se si ferma alla prima apparenza si ottiene un prodotto scontato. Sono le novità di quest'anno, di queste innovazioni tecnologiche. Già i primi risultati in svinatura sono molto molto promettenti, che spero aprano una nuova strada anche per questi. Non vendiamo la pelle dell'orso. No, ma infatti, spero. È un bell'orso. Spero, esatto. Domande? Impressioni? Giudizi? Acconsente oppure per decenza non vi esprimete? Vai, una che rompe il ghiaccio, signora? Beh, l'importante è che consuma il vino. Sì, quello sì. Per il resto ci pensiamo noi. No, l'ho apprezzato ognuno nelle sue proprie particolarità. Quello del 2012 lo trovo eccezionale, con questa, appunto, come diceva lei, con questo gusto di mostarda. Poi io sono cremonese, per cui apprezzo ancora di più.
Complimenti, complimenti. Ci avete fatto vivere la ribolla da tutti i punti di vista e ho molto apprezzato. Questo ci fa molto piacere. Erano le nostre intenzioni farvi rivivere questo Vitigno. Sì. Dietro? Tanto se non parlano le donne, noi maschietti siamo timidi. Io ho trovato molto interessante proprio tutto il percorso, iniziando dal vino più giovane, e anch'io, diciamo, sono rimasta, come dire, molto stupita dalla complessità di questo vitigno che fin qui forse avevo anch'io un po' sottovalutato. Mi è molto piaciuta l'evoluzione al naso di questi sentori che appunto nella 2019 restano freschi, floreali, e poi si evolvono e diventano molto caramellosi quasi, quindi più floreali, intensi nella 2014, e poi nella 2012, che è veramente sorprendente, anche perché, come diceva giustamente lei, nella 2014 c'è anche una persistenza appena accennata, mentre nella 2012 in bocca è fantastico, nonostante sia ancora più come dire, anziano, mi viene da dire, più vecchio, per cui il potenziale anche dell'annata si vede tutto, quindi nonostante l'età ha una freschezza e una capacità di invecchiamento molto molto bella, e poi al naso è veramente avvincente, ecco, mi è piaciuto molto. Qualche critica? Signora? No, critica no, assolutamente. Una domanda piuttosto. È interessante vedere come ci siano questi luoghi comuni su cui noi continuiamo a farci delle opinioni sbagliate probabilmente. Ma su vitigni come questo, visto che comunque hanno una prospettiva di invecchiamento, nei vitigni di questo genere, il legno, cioè il passaggio in legno, la sperimentazione che diceva lei, per dargli longevità, è assolutamente necessario o possono avere comunque un'evoluzione interessante a prescindere? Questa è la mia domanda. Se pensiamo alla 2012, probabilmente no. Infatti. Probabilmente. Però devo dire che io nel mio percorso professionale ho avuto tante sorprese dalle sperimentazioni, alcune negative, alcune molto positive, che mi fanno dire che il vino è un qualcosa di misterioso, quello che nessuno sa prevedere, e se prevede sbaglia quasi sempre, quello che può succedere. Io vedo il legno nella ribolla non tanto come un arricchimento di un elemento non naturale dell'uva, quanto un qualcosa che accomuna, che esalta le caratteristiche della ribolla. Infatti non parlavo di invecchiamento in legno, ma di una parziale fermentazione in legno, no? Perché alcuni aspetti importanti, per esempio il rallentamento, infatti noi per i bianchi utilizziamo legni non tostati, i legni leggeri, l'Allier invece che il Nevers, cioè legni più delicato senza alcuna tostatura. Però ripeto, è una prova che faremo perché non ne siamo certi, però visto che abbiamo la possibilità che ci fanno fare queste prove, l'azienda non è un'azienda scolastica, nel senso che deve imparare gli studenti, ma è un'azienda che nel suo obiettivo è anche quello di esprimere la massima qualità, e si può ottenere soltanto attraverso delle prove, anche attraverso, perché no, degli errori. Anche perché mi rifaccio ai suoi, che diceva, certi luoghi comuni sbagliati. Questa è una caratteristica di noi italiani, non c'è niente da fare, non ce lo dirà nessuno, noi dobbiamo essere... Prima ho definito masochisti, ma è una parola gentile, se no comincia per C e finisce per I, no? Perché è così, noi pensiamo che il vino sia ancora di qualcosa di naturale, che nasce dall'uva, basta pigiarlo con i piedi, lasciarlo lì, che poi ci pensa la natura, ci pensa non si sa chi, no? Cioè il vino, c'è un'espressione molto indicativa che, insomma, l'ha detto qualcuno molto più importante di noi. Io nei miei studi con i gesuiti, una delle tante cose che ho imparato, questa mi è rimasta vista la mia professione proprio qui stampata. Durante la messa c'è un passaggio che dice: il vino, frutto della vite e opera dell'uomo. Quindi se lo dicevano 2000 anni fa, e lo diceva qualcuno un pochettino più importante di noi invece oggi diciamo che il vino è qualcosa che naturalmente deriva dall'uva. No, il vino è frutto dell'uva,
della cura dell'uomo, non dell'intervento, della cura dell'uomo, che interrompe un percorso naturale, senza il quale produrremo dell'ottimo aceto. Tutti questi discorsi stiamo facendo, sa di melograna, di mela verde, cioè sono sensazioni che noi andiamo a cercare, ma che non riusciamo a ottenere, o se si ottengono per caso, ma per caso si può giocare a carte e non fare vini. Ecco perché certi luoghi comuni, che per fortuna diminuiscono sempre, sono sempre meno credibili chi spara queste coglionate pazzesche, no? Perché il vino è questo, l'uva e l'opera dell'uomo. Sentiamo anche un uomo. Prego. Buonasera, sono Fabrizio di Wine Tip. Beh, tu sei un po' di parte però. Io sono di parte, ma sono anche molto critico, probabilmente uno Andiamo bene. dei più critici. Chi mi conosce, insomma, sa che non risparmio mai delle definizioni o descrizioni. Ahimè, sottolineo sempre il negativo. Devo dire in realtà che trovo un filo conduttore in questa ribolla tra il 2012 e il 2019 che è continuo, cioè c'è un segno di continuità che è quello che ci piace di più. Quando si diceva ai nostri amici e colleghi andiamo a fare una degustazione di ribolla, te puoi immaginare le risate, no? Che dice ma la ribolla, ma dai, ma tu di Wine Tip che fai questa... In realtà io amo questo prodotto e quindi sono di parte, è vero, ma riconosco una territorialità che è quella che poi si esprime anche negli altri prodotti di Torre Rosazza, nel Pinot Grigio, nel Pinot Bianco di una volta che ho tanto apprezzato, piuttosto che, soprattutto nei bianchi. Questa territorialità l'ho ritrovata stasera e devo dire che, come al solito, dovrò insomma fare molto lavoro per andare, basta farlo assaggiare, per andare a smentire quei colleghi e amici che dicono la ribolla lascia stare. Quindi il marchio Torre Rosazza in questa occasione sta veramente pulsando e questo 2012 credo che abbia impressionato tutta la sala e anche voi probabilmente. È vero che forse se lo aveste non l'avreste messo, no? Cioè se lo aveste deprecato, però in realtà era molto mettibile, di tutti il più bello da bere, ma lo ritrovo nel 2019, cioè io mi sembra, non posso chiaramente fare previsioni come non le fa il dottore o Giovanni, ritrovo questo filo conduttore tra il 12 e il 19 e mi aspetto il 19 che posso dimenticarmi per altri 10 anni in cantina, ecco, che poi è l'altra cosa che non riusciamo mai a fare, nel dire ho l'ultima annata, no, ma magari avessi le annate precedenti, no? Siamo sempre un po' costretti a far spazio in cantina e a svuotarla con l'ultimo arrivo, quindi adesso ha messo in tutto il pubblico una curiosità su questa innovazione del 2020, un po' l'ha svelata, no? Mi sa che abbiamo fatto male, Giovanni. Dire. Sì, ma in realtà è anche bene mettere, no, questo seme per andare avanti, perché sennò siamo sempre a guardare. Diciamo che è nato in maniera diversa dalle altre annate. Generalmente quando un bambino nasce bello, difficilmente diventa brutto, però non si sa mai, quindi è nato bello, diciamo, via. Vediamo come si sviluppa. Verremo ad assaggiare in vasca. Oh, no, quello sarà difficile. In botte. Quello sarà difficile. Forse. Va bene. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo, qualche altra impressione? E se passa il microfono a qualcuno... Non dei nostri, logicamente. Sì, ma basta dare il microfono in mano, se no così... Dei nostri. Mi ritrovo molto con quello che hanno già detto le colleghe donne e lui, da forse ancora più esperto, ha messo un tocco in più, però assolutamente l'ultimo fantastico, proprio ti riempie la bocca in un modo... Come hai detto, scusa, non ho capito l'aggettivo? Forte. Fantastico. Ah, ecco. Sì. Ti riempie la bocca e, cioè, come diceva lei,
scende ed è tutto dentro e tutto nella bocca e È non nobile riesce a come distinguere. Sì. Faccio fatica a descriverlo perché non riesco a spezzettare i sentori e quindi mi sembra un tutt'uno che entra e che dà una piacevolezza incredibile. Complimenti. Ma quando siamo arrivati, ho chiesto a Giovanni, io riassaggiamo di nuovo il 2012 perché ho trovato una bottiglia magica, ho vinto il premio, no? Pescato il miglior pezzo, dico assaggiamolo di nuovo perché in effetti erano anni che non sentivo la 2012 e invece no, è proprio così, Giovanni, quindi, ma noi non abbiamo bottiglie più vecchie del 2012, ma anche perché Infatti forse questa era la domanda, cioè siamo arrivati ci sono già? o ce ne sono ancora di più vecchie? Ce ne sono, però diciamo che il percorso di cui si parlava è fatto anche un percorso enologico, quindi anche l'approccio verso il vitigno è cambiato negli anni e diciamo che il 2012 è stato anche caratterizzato anche da un'annata favorevole, è stato proprio comunque l'inizio, proprio una svolta possiamo chiamarla. Quando siamo andati a degustare le annate per sceglierle per questa verticale, effettivamente la 2012 ha vinto con tutte le altre. Il 2014 è stata proprio una scommessa, l'abbiamo voluto portare proprio anche come provocazione ed elemento di curiosità per chi conosce il mondo del vino, conoscendo l'annata 2014. La 2019, giustamente, è una continuità con tutto questo percorso. Non diciamo che è la chiusura di un cerchio, però insomma è quel filo rosso che un po' chiude tutta la produzione della ribolla. Ribolla per cui sono sempre quei vitigni che hanno al proprio interno tutte le potenzialità, il legno, come giustamente sottolineava il dottore, nella fermentazione, perché poi andrebbe ad aggiungere. Questi sono vitigni per cui si va per sottrazione, cioè hanno già di loro e poi bisogna solo aspettare, come nel 2012, che poi si esprimano in questo modo così entusiasmante. Altri interventi? Bene, allora io penso di interpretare anche il pensiero della proprietà. Intanto il fatto che avete riempito la sala all'ora di cena per degustare non Moët Chandon, ma uno dei vitigni ritenuti più umili, no? Ci fa ben sperare che la curiosità sul vino sia sempre viva, non sia mai per scontato certe ideologie negative su quel vitigno piuttosto che se ne saltano altre. Noi speriamo, Giovanni, che insomma questa degustazione sia servita non tanto a declinare anche quello, per carità della vita, il percorso qualitativo di questa importantissima azienda, ma anche specialmente per far capire che questo vitigno tipicamente italiano, perché è tipicamente italiano, trova in una regione italiana la location più adatta per manifestarsi. E quindi, se stasera siamo in 30 e parliamo con una persona per uno, diventiamo 60, poi 600, poi 6.000 e divulghiamo anche questa idea che la ribolla gialla non è un vitigno qualunque, non è un vitigno da bere in maniera spensierata come un normale vino frizzante di una regione limitrofa, ma è un vitigno che ha un suo carattere, che esprime il suo territorio, esprime la sua caratteristica, esprime la passione di certi produttori, la volontà di certi enologi di farlo manifestare e quindi come tale non è giusto sottovalutarlo e presentarlo come un vinello, come spesso succede, perché tutte e tre le annate dovessi fare un elogio, la sorpresa è il 2012, ma l'elogio per me va al 2014. È come una barchetta che si è salvata da una tempesta perfetta, è arrivata al porto con la sua dignità e questo dimostra ancora più della 12 la potenzialità di questo vitigno. Quindi lascio a te i saluti finali. Vi ringrazio per averci dedicato l'ora di cena e poi vi reinoltro
l'invito a visitare l'azienda, perché è veramente un posto bellissimo. Adesso abbiamo appena anche finito il restauro della torre, perché la torre rosazza, proprio la Turris rosacea, per scoprire anche gli altri vini di questa azienda. Il Pinot Grigio, quest'anno abbiamo avuto la conferma del Friulano, ecco un altro vitigno che dopo il passaggio di nome da Tokai a Friulano, Tai in Veneto, si sono perse le tracce, soprattutto all'estero. In Germania c'era un uso veramente altissimo di Tokai, da quando è diventato Friulano è sparito. Tra l'altro Tokai in Ungheria è una regione, in Italia è un vitigno. Ecco, quest'anno abbiamo avuto la grande soddisfazione dei 3 bicchieri sul Friulano. Il Sauvignon, su cui stiamo lavorando tanto, il Pinot Bianco è sempre un'eccellenza, e poi anche la scoperta comunque dei vini rossi, con la tradizione di un grande rosso che è l'altro Merlot di questa azienda, perché i vini di pronta beva in Friuli erano il Tokai e il Merlot. Mi diceva una persona che quando in Friuli si andava a messa, si beveva in osteria, si beveva il Tokai, quando si usciva si beveva il Merlot, perché era un po' più forte, però forte, era il merlottino. Negli anni '80 a Torre Rosazza si incominciò a pensare a un altro Merlot, a pensare il Merlot in un'altra ottica. E adesso, prendendo un po' la provocazione della signora, pensando a un Merlot affinato in legno, però perché un Merlot sopportasse l'affinamento in legno doveva essere anche gestito e coltivato in un determinato modo, quindi basse produzioni ettere, prodotto solo nelle zone migliori di collina. Per cui nasce proprio l'altro Merlot. Il nostro Merlot si chiama proprio l'altro Merlot, che è un altro vitigno rosso che ci sta dando anche tante grandi soddisfazioni. E poi abbiamo a Torre Rosazza abbiamo una particolarità unica in tutto il panorama viticolo e di cui andiamo orgogliosi come azienda, come enologo e come consulente, che è il Blanc di Neri, che è uno schioppettino vinificato in bianco, anche rosé, e poi spumantizzato metodo classico. E questo è proprio una rarità unica in tutto il panorama viticolo italiano ed enologico. Grazie.